Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo maxi cardigan kimono, molto facile da realizzare e molto adatto a questa stagione. Il cardigan è realizzato con una parte a punto alto, una parte a doppio punto V. Ho realizzato le maniche a kimono, quindi ho iniziato la parte superiore a punto alto e l'ho finita a doppio punto V, lasciando un bordo piuttosto importante, e ho rifinito il davanti, cioè le due metà davanti, con il mezzo punto alto lavorato in costa. È veramente molto facile da eseguire. Vi lascio al video. Per questo progetto potete usare qualsiasi tipo di filato, perché appunto siamo in una stagione transitoria. Io ho scelto però di usare il Bravissimo della Tessina, questo bel gomitolone, perché qui al nord fa ancora un po' freddo e quindi mi serviva un capo di transizione, se vogliamo. E ho preso questo bellissimo gomitolone di Bravissimo, che è 100% acrilico e pesa 500 grammi e come lunghezza da 1500 metri, un uncinetto del 5, alcuni marcapunti, se non ne avete potete anche usare delle spille da baglia, 1 metro da sarta, una forbice e un ago da lana. Iniziamo nel nostro lavoro. Il lavoro che andremo a fare si svolgerà a pannelli. Io ho già fatto il pannello del dietro e l'ho fatto in questa maniera. È un cardigan oversize e misura 70 cm di larghezza il pannello dietro. Per arrivare a questa misura ho caricato con l'uncinetto numero 500 catenelle. Le ho caricate rispettando un multiplo di 5, perché è vero che andremo a fare le prime 30 righe tutte a punto alto, ma dopodiché aggiungeremo questo punto che è un punto V doppio. Quindi ho lavorato fino a quasi alla vita col punto alto, dopodiché ho proseguito col punto operato. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della semicirconferenza della parte più forte che abbiamo, quindi la circonferenza maggiore, alla quale dovremo aggiungere parecchi centimetri. Io ho voluto fare una cosa molto comoda, poi è a gusto comunque. Dopodiché ho preso più o meno la misura un po' su dal punto vita e in tutto ho lavorato 35 cm a righe di andata e ritorno a punto alto. Per questi 35 cm ho lavorato 30 righe. Dopodiché ho proseguito col punto operato. Adesso vi farò un campione, perché appunto dietro l'ho già fatto. Quindi per fare un campione monterò, siccome dobbiamo rispettare il multiplo di 5, monterò 25 catenelle. Faccio poi una catenella per girare, dopodiché entro nel punto che ho subito da parte, nella catenella che ho da parte con un punto basso, vado a prendere la costina più a sinistra e faccio sopra un altro punto basso. Questo sarà il nostro primo punto alto. Questo cardigan lo inizio tutto così perché dopo per le cuciture sarà più facile prendere il punto intero. Essendo un colore un po' scuro mi agevolo in questa maniera, però voi siete liberi di iniziare il giro come volete. Quindi ho ottenuto il mio primo punto, ora andrò a lavorare su ogni catenella che ho disponibile un punto alto. Quindi lavoro una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, e questa operazione nel dietro l'ho fatta appunto per 30 righe. Ora ne farò magari 3 come esempio e facciamo finta che ne ho fatte 30. Alla fine di righe ne ho fatte 5. Quindi giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto con un punto basso, vado a fare un altro punto basso sopra. Aggiungo una catenella di separazione
filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho già lavorato con 2 punti alti, aggiungo un'altra catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto 3 punti di base, quindi 1 2 3, entro nel quarto, faccio 2 punti alti nello stesso punto di base e di nuovo aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto successivo e faccio 2 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo una catenella di separazione, salto 1 2 3, entro nel quarto punto con 2 punti alti nello stesso punto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e faccio 2 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, conto 1 2 3, entro nel quarto punto, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nel punto dopo. Aggiungo un'altra catenella, filo sull'uncinetto e conto ancora 1 2 3, entro nel quarto punto con 2 punti alti, 2 catenelle, entro nel punto dopo con altri 2 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione ed entro nel quarto ed ultimo punto che ho lavorato nella riga sottostante con 2 punti alti, una sola catenella e vado a finire con un punto alto. E questo è il nostro lavoro. Ora vado a girare, entro nel punto che ho subito sotto con un punto basso e faccio un punto basso sopra, una catenella di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto e lavoro 2 punti alti, aggiungo una catenella, vado a cercare l'archetto tra i gruppi di 2 punti alti, quindi salto questo, devo entrare nell'archetto delle 2 catenelle e ripeto 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nell'archetto tra quello formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto lo stesso lavoro, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Aggiungo ancora una catenella di separazione, salto tutti questi punti qua, vado direttamente nell'archetto delle 2 catenelle e rifaccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, salto tutti questi punti, vado direttamente nell'archetto formato dalle 2 catenelle e ripeto ancora i 2 punti alti, due catenelle e 2 punti alti, una catenella di separazione, vado a chiudere, vado a fare 2 punti alti nell'archetto, quello formato da una catenella, l'ultimo archetto che abbiamo a disposizione, quindi quello prima del punto di fine giro, quindi lavoro 2 punti alti, una sola catenella e vado a chiudere con un punto alto sopra l'ultimo punto alto che abbiamo, cioè quello iniziale della riga sottostante.
giro il lavoro, ripeto l'operazione, quindi vado sul punto alto che ho appena lavorato, faccio un punto basso, entro nella costina più a sinistra del punto basso e faccio un altro punto basso, catenella, 2 punti alti nell'archetto formato da una catenella, quella che abbiamo subito sotto, catenella di separazione, vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Di nuovo faccio una catenella, salto tutti questi punti, entro nell'archetto formato da 2 catenelle con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione ed entro nell'archetto delle 2 catenelle e rifaccio 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E di nuovo aggiungo una catenella, vado nell'ultimo archetto, quello formato da una catenella tra i 2 punti alti e il punto iniziale, punto alto iniziale, faccio 2 punti alti, una catenella e vado a chiudere sul punto alto o sul primo punto che abbiamo della riga sottostante. E questo è il nostro lavoro. Praticamente di dietro l'ho lavorato in questa maniera. Ho fatto 30 righe che sono corrispondenti a 35 cm di punti alti a righe di andata e ritorno e ho lavorato 33 righe, adesso la misura non me la ricordo più ma poi ve lo dico, sempre di andata e ritorno di questo punto che è un punto V doppio. Ed ora passiamo alla lavorazione dei davanti. Quindi cosa ho fatto? Ho diviso il mio pannello in 2 e ho segnato la metà, dopodiché ho preso la misura ho misurato 14 centimetri che ho diviso a metà, vi ho fatto 7 centimetri da una parte e 7 centimetri dall'altra. Dopodiché sono andata a contare i punti. Siccome dobbiamo lavorare su un multiplo di 5, sono andata a contare i punti che mi rimanevano sia da una parte che dall'altra e alla fine ho 43 punti per una metà davanti e 43 punti per l'altra metà davanti, che non sono un multiplo di 5, però non importa perché lavorando poi tante righe a punto alto inserirò questi 2 punti che mi mancano lavorando le righe di punti alti, quindi non si vedrà assolutamente niente. E anche voi, se non vi trovate con i multipli, sappiate che lavorando appunto tutte queste righe a punto alto possiamo inserirne 1, 2, 3. L'importante è che siano inseriti non tutti vicini, tutti nella stessa riga, magari uno dopo un po' di righe, uno dopo, e quindi riusciremo a raggiungere il multiplo di 5. Quindi ora una metà davanti io l'avevo già fatta, andiamo a fare l'altra. Quindi vado a rifare il mio nodino iniziale ed entro nel punto che ho marcato, però non entro nella catenella perché qui si aprirebbe praticamente. Se io vado a lavorare qui la catenella si apre e non è un bel lavoro. Entro nella metà del punto. Cioè il punto è formato da 2 asoline, entro nella metà, pesco il filo, faccio un punto basso, rientro nel punto basso, rientro nel punto basso e ne faccio un altro, filo sull'uncinetto, entro nella metà del punto e faccio un punto alto e di nuovo entro nella metà
con un altro punto alto. Vedete? Ogni punto, al posto di entrare nella catenella, se verrebbe un lavoro di questo tipo per me non va bene, o al posto di entrare qua, al posto di entrare qui, entro proprio nel mezzo del punto. E resterà un bel lavoro compatto. E sono arrivata all'ultimo punto, lavoro l'ultimo punto ed ecco la mia attaccatura. Ora andrò avanti a lavorare per 30 righe di punto alto e 33 righe di punto V doppio. Ci vediamo per la chiusura dei fianchi. Ho realizzato anche le due metà davanti e prima di andare a chiudere i fianchi voglio farvi un disegno che farà il riassunto del come ho lavorato. Ho iniziato il lavoro facendo un rettangolo che è il pannello del dietro. Quindi ho montato 100 catenelle ed ho ottenuto 70 centimetri di larghezza. Il pannello in tutto l'ho portato a 80 centimetri di altezza, lavorando in questa maniera. Trenta righe di andata e ritorno a punto alto e 33 righe sempre di andata e ritorno a punto V doppio. Dopodiché ho preso il mio pannello dalla parte delle catenelle, quindi la parte dei punti alti sarà la parte delle spalle. Vi ho applicato, ho fatto la metà, ho misurato 7 cm per ogni parte per un totale di 14. Dopodiché sono scesa a fare due pannelli che sono le due metà del nostro davanti. Vabbè, il disegno non è il massimo, prendetemi sulla fiducia. E ho lavorato allo stesso modo, quindi ho fatto, mi sono agganciata con 30, praticamente in maniera speculare, con 30
righe di punti alti e 33 righe di punti V doppi. Ho lavorato in questa maniera, dopodiché sono andata a calcolare la misura della manica, quindi ho calcolato, lo facciamo di qua che è meglio, ho marcato il centro e ho segnato la misura che mi interessa, 20 cm da una parte e 20 cm dall'altra. E adesso andiamo a chiudere i fianchi. Ho marcato lo scalfo manica e ho fermato con degli spilli tutto il fianco in modo che il disegno combaci in maniera perfetta, e ora andrò a cucire il mio lavoro prendendo un punto intero da una parte, un punto intero dall'altra dopodiché dalla parte che sono uscita rientro, prendo un punto intero e un punto intero. In questo modo andremo a cucire tutti e due i fianchi. Ho chiuso tutti e due i fianchi ed ho già fatto una manica. La manica l'ho lavorata in questo modo: ho ripreso tutti i punti del giro manica e ho lavorato 21 righe di punti alti, che anche qui mi sono preoccupata di lavorarli una riga al diritto e una riga al rovescio per mantenere l'omogeneità del punto, e dopodiché ho lavorato 10 righe di punto V doppio. La manica l'ho tenuta larga, una manica a kimono. Il punto V però l'ho lavorato in circolo praticamente tutte le righe dal diritto, perché sarebbe diventato davvero complicato camminare coi punti bassissimi, gira e rigira. In ogni caso l'effetto è molto simile lo stesso. Andiamo a vedere l'inizio della manica. Semplicemente vado a riprendere i punti, entro in un punto vicino alla cucitura del fianco, entro nella barretta dei punti alti e andrò a lavorare due punti alti per ogni punto alto che ci troviamo in orizzontale. Quindi entro punto basso, catenella o 2 catenelle o 3 o niente punto basso, 3 catenelle, tanto saremo sulla linea del fianco, e facendo una riga dal diritto, una riga dal rovescio, la riga resterà dritta, quindi resterà tutto sotto il braccio e non si vedrà proprio niente. Di nuovo entro nella stessa barretta, faccio un altro punto alto, vado nella barretta successiva e faccio un punto alto, sempre nella stessa barretta, e un altro punto alto. Lavorerò così 2 punti per ogni punti alti, per ogni barretta del punto alto che mi trovo in orizzontale. Lavorerò, come ho già detto, per 21 righe. Alla fine delle 21 righe dovremmo portare il nostro lavoro a un multiplo di 5, perché per fare punto V doppio ci servirà, anche lavorato in circolo, ci servirà un multiplo di 5. È l'ultimo punto alto del 21esimo giro. Ora vado a chiudere con un punto bassissimo e chiudo direttamente dentro il punto qua, così almeno posso già risalire con 2 catenelle o 3 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, come volete voi. Io farò 2 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto successivo e faccio 2 punti alti e aggiungo una catenella, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto che ho disponibile e faccio 2 punti alti, 2 catenelle, entro nel punto successivo con 2 punti alti, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, entro nel quarto punto che ho disponibile con 2 punti alti,
aggiungo 2 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro i 2 punti alti. E questo per tutto il giro. Poi vedremo come chiudere e ricominciare il prossimo. Ho finito l'ultimo V doppio, aggiungo una catenella di separazione, vado a chiudere con un punto bassissimo proprio non nelle catenelle ma nel punto, non si vedrà nulla, vedete? Non si vede nulla. Poi cammino con un punto bassissimo nell'archetto e ricomincio a fare il punto V doppio, e questo io l'ho fatto per 10 giri. Ho iniziato a rifinire i bordi delle 2 metà davanti e del collo. A mezzo punto alto ho lavorato in costa dietro, dopodiché entro nella barretta successiva e faccio 2 punti, 1 e 1, 2. Decidete voi se volete entrare nel punto, cioè in questi spazi tra le asole, quindi io entrerò qui e in mezzo al punto qui, che mi sembra che resta meno visibile l'attaccatura, oppure girare intorno alla barretta, non cambia niente a livello di riuscita del lavoro, è una questione di gusto. Io preferisco lavorare dentro i punti e andrò a fare così tutto il perimetro. Praticamente farò tutta questa parte del davanti, dopodiché arriverò qui dove ho lasciato lo spazio del collo, lavorerò punto su punto e scenderò. Ci vediamo quando torno indietro. Ho fatto l'ultimo punto e sono arrivata dalla parte opposta del cardigan, quindi salgo con 2 catenelle che non saranno il primo punto utile, dopodiché entro nella costina dietro del punto. Al posto di prendere il punto intero così con le 2 costine, andrò a prendere soltanto la costina dietro, quindi metto il punto in modo che possa vedere le 2 costine e prendo quella dietro e di nuovo vado a prendere la costina dietro, filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo, entro nella costina dietro filo sull'uncinetto, entro nella costina dietro. Formeremo così una finta costa inglese e andremo a lavorare così tutto il bordo a giri di andata e ritorno, sempre nella costina dietro del punto che abbiamo sottostante, fino a che ne abbiamo bisogno. Io ripeto, lavorerò finché le 2 metà davanti si toccheranno, quindi un 7 cm per parte, adesso non so quanti giri saranno. Ci vediamo alla fine del cardigan. Ho finito il mio cardigan e ho lavorato in tutto 8 giri di mezzo punto alto lavorato in costa dietro. Ovviamente nell'inquadratura non ci sta tutto, lo vedremo sul manichino, ma vi assicuro che è molto 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 bello. Tra l'altro le dimensioni, avendo realizzato maxi cardigan, vanno bene per questo periodo, perché si può mettere sotto qualcosa di leggero e anche qualcosa di pesante e avere un capo comunque che riesce ad adeguarsi ai tipi di outfit. Adesso andiamo a vedere il capo sul manichino. Ed eccolo finito sul manichino. È veramente un capo molto bello e molto comodo. E con questo il video è finito. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un mi piace e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.